Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Avete sentito questa musica molto X-File? Perché è la musica di X-File? Tutto questo perché oggi, 2 luglio, è la giornata mondiale degli UFO. Che poi non so cosa voglia dire una giornata mondiale di qualcosa che tecnicamente viene fuori dal mondo, ma soprattutto gli UFO lo sapranno che è la loro giornata mondiale? Amici UFO, fateci sapere se sapete che oggi è la vostra giornata mondiale, quindi voi che non venite dal mondo, però non identificatevi perché se vi identificate non sarete più UFO e quindi non avrete più una giornata mondiale. Tutto chiaro fino a qui, giusto? Va bene, ci siamo persi di brutto, quindi partiamo con le nostre K-News. L'uscita del nuovo singolo degli Stray Kids mixtape OH, nel pomeriggio di venerdì 25 giugno è stata accolta dai fan con un entusiasmo incredibile. Non è solo frutto dell'atteso comeback dopo gli incredibili risultati raggiunti lo scorso anno e la vittoria di Kingdom. A mandare su di giri gli Stay è stato anche l'attesissimo ritorno di Yoonjin, sospeso a febbraio in seguito ad accuse di bullismo. Sono passati 4 lunghi mesi che ad alcuni sono sembrati un'eternità. In questo arco di tempo l'idol ha lavorato per scusarsi e risanare i rapporti con le persone rimaste ferite dal suo atteggiamento ai tempi della scuola. Inoltre ha preso parte a iniziative di volontariato e donazioni, un percorso che lo ha portato, con merito, a riprendere il proprio posto all'interno del gruppo. Gli diamo il nostro bentornato sperando che possa riprendere a fare ciò che ama senza più preoccupazioni. Quante volte ci siamo divertiti a immaginare featuring dei nostri gruppi coreani preferiti con artisti di fama internazionale? Forse a quella che sta per arrivare non avevamo mai pensato, ma è comunque una partnership che promette molto molto bene. È stato confermato infatti che Ed Sheeran ha collaborato con i BTS per una canzone che sarà contenuta probabilmente nel loro prossimo album. È stato proprio l'artista britannico a rivelarlo in un'intervista al programma radiofonico Most Requested Live in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo Bad Habits. Ulteriori conferme sono arrivate anche da fonti interne ad Hybe. Con 2 nomi di questo calibro c'è da aspettarsi un terzo successo mondiale per i Boy Scout a prova di proiettile. Let's go, Ed Sheeran! E a proposito di collaborazioni internazionali, i membri delle Blackpink continuano a far parlare. In questo caso la musica non c'entra, ma i loro visi sono sempre costantemente richiesti da famosissimi brand. Questa volta è toccato a Lisa, che ha posato per la nuova campagna di Bulgari dal titolo Magnifica. Ah, che nome azzeccato! L'italianissimo marchio ha incentrato il proprio servizio su Roma come città eterna, fatta di amore, arte e bellezza. Nelle foto postate Lisa indossa un'elegantissima collana e un orologio dal valore di 30.000 euro e niente, mi sa che è un po' fuori budget per noi. Grande successo per il nuovo album dei Seventeen, Your Choice. Uscito il 18 giugno e trascinato dalla title track Ready to Love, ha venduto oltre 1.364.000 copie nei primi 7 giorni. Un risultato clamoroso che li proietta virtualmente in testa alla classifica degli album di maggior successo di questa prima metà di 2021. Inutile dire che hanno conquistato anche la vetta di diverse classifiche, comprese quelle di iTunes, in diversi paesi del mondo. Potremmo dire che un nuovo diamante è stato sfornato. I Carrots non possono che andarne orgogliosi. Pensavate che TXT stesse per Tomorrow by Together? E invece no, cioè sì, ma non solo, perché le 2 T in questo periodo stanno più che mai per Tic e Toc, come il famoso social. Il motivo è Anti-Romantic, una delle tracce del loro ultimo album, sta andando veramente fortissimo sulla nuova piattaforma. Il 24 giugno il numero di volte in cui la canzone è stata utilizzata per i video degli utenti ha superato quota 100.000, un risultato abbastanza impressionante considerando che si tratta di una B-side e che non c'è stata alcuna promozione da parte dei membri del gruppo. Ancora una volta alla base del successo potrebbe esserci la capacità dei TXT di parlare alla propria generazione, stuzzicando le corde dell'anima dei più giovani. Non so come leggerlo. E per un gruppo che si conferma ad alti livelli c'è anche un artista già parecchio affermato che si prepara però a una nuova avventura. Stiamo parlando di D.O. degli EXO, che secondo le ultime notizie sarebbe pronto a pubblicare il primo album da solista. Non si tratta di un vero e proprio esordio, poiché già in passato aveva rilasciato brani da solista, come ad esempio Crying Out, original soundtrack del drama Cart. Tuttavia sarebbe la prima volta in cui pubblica un vero e proprio album completo. Al momento in cui registriamo non si conosce ancora una data precisa, ma l'uscita è prevista entro la fine di luglio.
Ed ora passiamo la parola al nostro Simoncino Simon, che quest'oggi diciamo che ha trovato un connubio tra il suo modo di presentare le notizie e quello che è il gruppo di cui andrà a parlare. Siete curiosi? Scopritelo ora nell'Accadde Oggi. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Per la prima volta nella storia di questa rubrica, questa pazza intro con la A interminabile potrebbe quasi avere un senso. Questo perché oggi parliamo di un gruppo con la A maiuscola. Ammettetelo, state scommettendo su tutti i gruppi possibili e immaginabili che iniziano per A. Ok, metto fine alla vostra attesa. Oggi vi riporto al 2 luglio 2018 per l'uscita di One and Six delle A-Pink. Un album che credo debba il suo nome all'unione dei 6 membri e del fandom, che formano un'unica squadra invincibile. Si tratta del settimo EP del gruppo, anche qui 1 più 6, One and Six, e contiene 6 tracce, un album e 6 tracce. Non hanno lasciato proprio nulla al caso. La title è I'm So Sick, un successo non indifferente che conta oggi più di 85 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma soprattutto che contribuì a spingere il lavoro al primo posto delle classifiche coreane e all'11° di quella mondiale della Billboard. Numeri niente male che vorremmo ricordare a 3 anni dall'uscita. Ragazzi, grazie, veramente grazie a tutti. Vi ricordo che oggi è la giornata mondiale degli UFO, quindi festeggiate, vestitevi da alieni, mettete 2 occhioni neri sulla faccia e festeggiate con i vostri amici, andate in giro, dite cose strane e niente, vi prenderanno sicuramente sul serio. Va bene ragazzi, grazie a tutti, ci risentiamo la prossima settimana sempre con le nostre K-News.